Ragazzi, in tanti me l'avete chiesta e finalmente ve l'ho portata. Modifica elastomero e damper per il pedale a cella di carico della nuova CSL di Fanatec. Il video non sarà molto lungo perché voglio soltanto presentarvela, quindi banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Sapete che io sono un amante delle modifiche e mi sento male quando vedo un nuovo prodotto e non posso metterci le mani per poterlo modificare. E una cosa che mi mancava all'appello, il pedale a cella di carico, il nuovo pedale a cella di carico di Fanatec per potergli portare quel tocco di AMDS Synparts. In questo caso cercherò di mandarvi qualche video molto veloce per farvela vedere. Naturalmente è il mio solito kit damper applicato alla pedaliera CSL. Era il pedale che mi mancava per completare un pochino il quadretto di questo progetto, in modo che così almeno posso dire anche questa è fatta. E anche in questo caso ho tentato di ricreare un'implementazione il più semplice possibile. In realtà tutte le volte quando mi metto lì a pensare a una modifica inizio sempre con idee un pochino più complicate, un pochino più complesse. Per quello ci vado a perdere tanto tempo, perché mi sembra sempre il modo più corretto di dover approcciare ad una determinata idea. Poi in realtà una volta ricreato, una volta aver visto un pochino quello che è il risultato, mi piace tantissimo poterlo snellire fino all'osso, poter renderlo esteticamente più implementato possibile, ma senza stravolgere quella che è poi la fattezza del pedale stesso. E anche in questo caso spero veramente, ragazzi, vi piaccia, perché è molto molto carina. Io naturalmente vi manderò dei video, ma ve la faccio vedere anche in questo caso nel dettaglio. Molto molto carina. Il sistema è sempre lo stesso, che va a regalare quel senso idraulico, quel senso un pochino di smorzamento quando andate a premere il pedale. Non stravolge in questo caso completamente quello che è il feeling, ma aggiunge, perché lo trovo a mio avviso, come già ve ne ho parlato nella recensione, già buono quello di questo pedale, ma aggiunge una sensazione damperizzata, una sensazione idraulica a questo pedale, donandogli quindi a mio avviso, secondo quello che è il mio gusto, un feeling un pochino più realistico. Naturalmente anche in questo caso si può aggiungere il mio kit elastomero, ma diventa un plus, perché naturalmente anche in questo caso si possono aggiungere elastomeri. Gli elastomeri che poi faccio per questa pedaliera sono gli stessi che utilizzo anche su pedaliere di più alta fascia, perché a mio avviso, sempre per un mio gusto personale, più l'elastomero è di generosa dimensione e più se ne può sfruttare le caratteristiche meccaniche, senza andare a snaturare quello che poi deve essere il proprio feeling. Naturalmente il genere di elastomeri a molla, chiamiamoli così perché hanno questa forma che ricorda un pochino la molla, offre delle caratteristiche meccaniche intrinseche diverse da quelli che sono gli elastomeri cilindrici, perché in questo caso si comprimono a parità di Shore nello stesso modo. In realtà un elastomero di forma a molla nelle parti più strette si comprime in maniera più facile rispetto alle parti piene, e in quel caso si riesce a gestire meglio una doppia sensazione rispetto a un elastomero cilindrico. Ma naturalmente entriamo in dei tecnicismi che a mio avviso non sono fortemente utili a capire quale può essere poi il feeling più adatto a voi, perché quello, ragazzi, è sempre personale. Come dico sempre, nessuna modifica va a migliorare quello che è poi il feeling basico di quello che è un determinato prodotto, come può essere il pedale della Fanatec, ma va a creare soltanto delle possibilità in più di avere dei feeling diversi, magari a chi piace sperimentare come me. Tanto non regge come esempio, abbia pazienza! A mio avviso, infatti, l'aspetto fondamentale è non andare a snaturare
quello che è anche l'aspetto estetico già del pedale, se non andarlo a migliorare. E a mio avviso a livello estetico sembra un pedale un po' più professionale di quello che è quando nasce in maniera basica, ma sempre strizzando l'occhio alla semplicità. Spero che la mia rubrica delle modifiche che si possono avere sulle pedaliere continui sempre a piacervi, perché anche per me è uno stimolo per portare sempre più contenuti di questo tipo, perché ogni volta che vedo un pedale in cui mi passa lo schiribizzo di volerci mettere le mani, per me è anche uno stimolo sapere che anche a voi piace. Quindi ragazzi, confido in un vostro like, confido in un'iscrizione al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!